Ciao a tutti e bentornati su Whiteware Racing. Oggi parleremo sempre un po' di cambio come nel video scorso, però da un punto di vista diverso, dalla parte della ruota, quindi paraolio e modifiche. Dunque, innanzitutto le differenze che ci sono tra i vari assi secondari cambio delle Vespe Large nel tempo hanno cambiato. Allora, le più vecchie, da questa parte incluse anche quelle proprio vecchie, insomma, come la Sprint, la GL, ma anche VBB, VNB, sempre questo tipo di 1000 righe qui hanno, con questa filettatura, col dado da 22 mm. Quindi questo è il dado e chiaramente ha questa parte così a castello perché si deve stringere fino a far coincidere uno degli spacchi con uno dei fori, che sono solamente in due direzioni a 90 gradi l'uno, ciascuno di differenza, per mettere la coppiglia. Poi per fissare il tamburo, appunto, si mette il dado sotto. Chiaramente adesso non c'è il cuscinetto, il tamburo fa battuta sul cuscinetto, c'è questo spessore d'acciaio e poi il dado. Successivamente la Piaggio, anche negli ultimi PX pre-arcobaleno, dall'83, 82, 83, ha fatto quest'asse che è un ibrido, perché ha la crociera bombè come i vecchi tipi, però ha una filettatura diversa, con dado più grande da 24 e anche l'asse ha un diametro maggiore, quindi si può stringere molto di più ed è molto migliore, anche perché è molto più preciso e ha più possibilità il sistema di antisvitamento, perché il dado non presenta sfrangiature in alto, non è a castello, però c'è questa ghiera che ha molte posizioni, per cui è facilissimo trovare l'incastro giusto per mettere la crociera sempre la coppiglia sempre nel migliore dei modi per bloccare il dado. È stata una modifica molto importante e necessaria sulle Vespe Large, perché la filettatura piccola tendeva a essere sottodimensionata sul PX, mentre sulla Vespetta e sulle T3 era sufficiente. Il peso della Vespa Large era un po' troppo per questa, quindi a volte si allentava, bisogna stringere il dado al limite dello spanamento spesso, e chiaramente l'asse è più duro del dado, però questi dadi qui è facile che si spanino, invece quegli altri no. Poi c'è stata l'ultima evoluzione, per cui la filettatura è rimasta la stessa, però è passato all'interno il paraolio, che in precedenza è sempre stato montato qui, mentre invece sugli ultimi modelli qui all'esterno c'è questo falso paraolio metallico, solo per non sbagliarsi, perché non ha nessuna funzione in realtà. La Piaggio l'ha messo per ricordare che non va messo all'esterno il paraolio, penso, perché non ha senso questa cosa altrimenti. E il paraolio invece è passato dentro, eccolo qui. Questo qui, questo carter spaccato che ho usato per l'allineamento cambio, è di una Vespa relativamente più recente, infatti è il paraolio come le Cosa che ce l'hanno all'interno. Questo quale vantaggio porta? Credo che sia stato fatto proprio per un fatto di legge, questa cosa, una modifica che fa sì che tramite questo forellino l'olio che può trafilare dal paraolio usurato, anziché andare a bagnare le ganasce e a ridurre o annullare l'effetto frenante, cola fuori mantenendo intatta la potenza frenante del mezzo. Però questa miglioria imposta presenta uno scotto pesante da pagare,
anzi diversi, perché intanto il cuscinetto è schermato, quindi è lubrificato peggio. Si mette su quando il paraolio è dentro, il cuscinetto non è più lubrificato dall'olio che lubrifica gli ingranaggi del cambio, ed è un normale cuscinetto, sempre 6204, stessa misura, ma le schermature, quindi gira nel suo grasso e dura meno, perché questi cuscinetti qui dopo 20-30 mila km prendono gioco, e invece quegli altri, se uno ha mantenuto sempre l'olio nel cambio e l'ha sostituito, sono quasi eterni. Prima differenza. E poi, cosa ancora più grave, fa fare dei danni enormi, perché se si allenta il dado, questo dado qui, quello che mantiene il tamburo in posizione, e il tamburo prende gioco sul 1000 righe, nei modelli precedenti il 1000 righe è a bagno d'olio, perché l'olio, anche se non riesce a uscire, però lubrifica il cuscinetto e mantiene sempre umettata la superficie del 1000 righe che lavora contro il tamburo, quindi quando si allenta il dado c'è tempo di accorgersene. Invece nei modelli più recenti, in cui il 1000 righe lavora a secco, se questo bullone si allenta si rovina immediatamente, si rovina il tamburo tantissimo, ma anche l'asse a lungo andare, perché l'asse è più duro, il 1000 righe dell'asse è molto più duro di quello del tamburo, delle 1000 righe femmina del tamburo. Però è vero che se si arriva al punto di far fermare il mezzo, perché capita che qualcuno si sorprenda del fatto che la Vespa non si riesce a mettere le marce e rimane sempre in folle, in realtà le marce si mettono benissimo, però gira a vuoto l'asse perché si è completamente sgranato il 1000 righe. Quando è così si può anche mettere un altro tamburo, ma il 1000 righe dell'asse è fuori uso. Dunque, io poc'anzi ho detto si allenta il dado, in realtà il dado non si allenta mai, perché non può svitarsi, perché c'è la coppiglia. In realtà cede di pochissimo questa battuta qui, dove il mozzo del tamburo è schiacciato contro la pista interna del cuscinetto. In sostanza, stringendo questo bullone, questo dado, che cosa si fa? Si mette in tensione questa parte dell'asse cambio, che lavora come una molla durissima, per cui si tende di pochissimo, roba di, non so, un decimo di millimetro, non ho idea, ma roba proprio di poco, e tira il tamburo con una forza di varie tonnellate. Se cede anche di pochissimo questa battuta, chiaramente risulta poi lento, non è che il dado si svita, neanche che si stira l'asse, e questa battuta che cede si può anche vedere, perché a volte quando si allenta, anzi sempre quando si trova lento, si vede che c'è un incavo, che la pista del cuscinetto ha lasciato un segno qui. Per evitare tutto questo e tornare in sostanza al miglior compromesso, che era quello della Vespa arcobaleno, in sostanza, cioè l'asse cambio con crociera piatta, però con paraolio esterno. Però qui c'è il buco, quindi se si mette solamente il cuscinetto non schermato e il paraolio esterno, dal buco esce l'olio. Allora si può con riempire di silicone, io insomma sulle mie Vespe l'ho sempre fatta questa cosa, cioè riempio di silicone questo buco e ci avvito poi una vite Parker, anch'essa ben intrisa di silicone, e non c'è nessuna perdita. A quel punto si può mettere il cuscinetto non schermato e si ripassa al paraolio esterno che può essere o 27-47-7 come i pre-arcobaleno più vecchi, che hanno questo tamburo qui con la superficie di lavoro interna del paraolio da 27 mm, oppure il 30-47-6 o 30-47-7, che è quello dell'arcobaleno, che è migliore, perché è stata una modifica che hanno fatto sulla Vespa arcobaleno. Hanno aumentato di diametro questo mozzo, anche per evitare che possa cedere,
è una grossa miglioria. Attenzione che i tamburi invece dei PX Millennium, delle Vespe più recenti, sono addirittura da 32, ma non ci si può mettere il paraolio perché o si tornisce qui oppure si prende il tamburo arcobaleno o pre-arcobaleno, perché questa superficie è da 32 ma non è tornita, per cui il paraolio non fa tenuta qui e le ganasce si bagnano subito. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.